Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, abbiamo luna piena in eclissi e ho sentito fortissimamente forte di fare questo video, ma prima ancora di chiederci che cosa significa a livello astrologico, che quello non mi interessa, ma è relativo, voglio che facciamo quello che ormai stiamo imparando a fare insieme, cioè guardiamo l'immagine. Perché il cielo, no, quando lo guardiamo a livello proprio immaginale, non è solo qualche cosa che accade, no? Cioè, che guardiamo con gli occhi. È un mito che si mette in scena. E guardate che immagine potentissima che ci offre un'eclissi lunare. Cioè, abbiamo il sole, che è la fonte della luce, la coscienza, ciò che illumina. Poi abbiamo la luna, cioè il mondo invisibile, il sogno, la memoria atavica, quello che vive nelle profondità, no? Che normalmente non riusciamo a percepire con la ragione. E che succede con l'eclissi? La Terra si mette in mezzo. Cos'è la Terra? La materia, il corpo, la vita concreta, tutto ciò che è incarnato, reale, no? Visibile. Allora che succede? Che per qualche istante la Terra si frappone tra Sole e Luna e impedisce alla luce solare di raggiungerla direttamente. Quindi questa è un'immagine iniziatica potentissima, perché cioè quante volte ci accade nella vita sta cosa? Cioè quante volte qualche cosa di denso si mette tra di noi e quello che credevamo di vedere chiaramente non è così. Un avvenimento, una separazione, un incontro, una paura, una perdita, una persona, il corpo che parla, cioè qualcosa che accade nella materia, improvvisamente la luce che conoscevamo non arriva più allo stesso modo. Ed è là che la mente ti dice: è diventato buio, non vedo. Ma lo sciamano invece domanda: e se questo buio fosse venuto a mostrarmi qualcosa che nella luce io non riesco a vedere? Perché questo è il paradosso stupendo dell'eclissi, cioè la luna non scompare, sta là. Ciò che viene oscurato mica scompare, viene sottratto per un istante alla maniera abituale in cui lo vedevamo. E allora oggi io vorrei che attraversassimo questa luna con una domanda completamente diversa da quella che normalmente ci facciamo davanti all'ombra, all'inconscio collettivo. Cioè, non come faccio a liberarmi di questa oscurità, come vi insegno sempre, cioè l'ombra, come la chiamava Jung, l'anima nera per gli sciamani, è dove sono custoditi i nostri più potenti alleati, le nostre forze vere. L'abbiamo visto anche nel mito della forza di Eracle. Quindi che cosa posso vedere soltanto quando la luce abituale viene meno? Perché là ci sono le immagini più potenti a cui possiamo anelare, cioè quelle che abbiamo nascosto, quelle che abbiamo chiamato paura, quelle che abbiamo chiamato ferita, quelle che abbiamo chiamato fallimento, quelle parti di noi che abbiamo cercato per anni di correggere, di superare, di guarire, di eliminare, quando la guarigione invece è l'integrazione dell'ombra, e che aspettano soltanto che noi smettiamo di combatterle per dirci che cosa c'hanno dentro, che cosa custodiscono. Quindi ecco perché l'eclissi diventa un'iniziazione potentissima. Cioè, il sole sta là, la luna sta là, la luce attraversa una trasformazione. E noi è come se fossimo invitati a entrare in un altro modo di vedere. Pensateci, cioè, magari nella tua vita proprio in questo momento c'è qualche cosa che sembra essersi messo in mezzo. Lo so, perché migliaia di voi me lo scrivete. Oh, magari qualcosa che la tua mente avrebbe preferito che non accadesse. Tutto. Ok? C'è qualcosa che non riesci ancora a comprendere. E se quella fosse la tua terra in mezzo? Se proprio quella materia apparentemente ingombrante fosse venuta a creare la tua eclissi personale? Allora la domanda non è più: perché questa cosa sta oscurando la mia luce? No, la domanda diventa: che cosa sta rendendo finalmente visibile? Mi spiego? Perché l'ombra è soltanto un altro modo in cui la luce si manifesta, in cui la luce cambia linguaggio.
Ecco perché voglio chiedere ai tarocchi oggi quale immagine nascosta sta emergendo e soprattutto quale potere abbiamo lasciato nell'ombra e possiamo finalmente andare a riprenderlo. Perché se gli dei parlano attraverso le immagini, allora la notte della luna piena sta costruendo davanti a noi un'immagine gigantesca: sole, terra, luna, luce, materia, ombra, e noi siamo qui per imparare a leggere questa cosa. Quindi andiamo a vedere che cosa diventa visibile. Ripeto, che cosa diventa visibile alla luce dell'ombra quando per un istante la luce del sole viene nascosta. E lo andiamo subito a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te e per tutti noi, affinché tu possa avere visione, verità, consapevolezza e gioia. Allora metterò 7 carte. Partirò dalle prime 3. Prima, che cosa questa luna piena in eclissi sta illuminando nella tua vita? Strano. Re di bastoni, incredibile. La forza, la potenza, incredibile. L'anima nera, quella che può veramente realizzare tutti i tuoi obiettivi. Seconda carta, che cosa era rimasto nell'ombra e adesso vuole essere visto? Eh sì, c'è il 9 di bastoni. Terza, quale verità non puoi più ignorare? Allora, tu dimmi se non sono profetiche. Quale verità non puoi più ignorare? E mi è uscita l'imperatrice. Vogliamo imparare a ricevere. Perché la vita ti sta dando continuamente, non lo vediamo. Allora, chiaramente questa luna piena sta illuminando il tuo potere. L'ombra sta illuminando il tuo potere. Ma mica è un potere astratto. Cioè, il re di bastoni è il tuo fuoco. Questa eclissi ti mostra con una chiarezza quasi spietata dove stai, dove sei diventata o diventato più grande della vita che stai conducendo ancora, dove ormai tu hai un potere, una capacità, una visione, un desiderio che, scusami, che la vecchia forma della tua vita non riesce più a contenere. E qui c'è leadership, decisione, volontà. Potrebbe emergere per esempio una cosa tipo io so quello che voglio, e fino a ieri questa cosa era rimasta, come dire, sommersa, no? Ma poi, che cosa era rimasto nell'ombra? Boom, perché dietro a storie di bastoni troviamo un guerriero ferito che continua a difendersi. Questa è l'ombra del potere. Cioè, voi pensavate forse che nell'ombra ci fosse la tua debolezza, e invece nell'ombra c'è la tua difesa. Guarda il 9 di bastoni, qua c'è qualcuno che ha combattuto così tante battaglie da essersi abituato a vivere aspettando la prossima battaglia, col bastone sta così in mano. E questa carta ti mostra un meccanismo profondissimo della serie: sono diventato forte perché ho dovuto difendermi. E allora l'eclissi ti rivela che una strategia che un tempo magari ti ha salvato, oggi ti sta limitando. Il 9 di bastoni mica è un nemico, cioè ti dice che ti sei rafforzata, hai impedito che qualcosa che non volevi entrasse nella tua vita, hai tenuto in piedi la persona, la persona che eri, no? Quando potevi farlo. Ma adesso il re di bastoni ti dice: sei abbastanza forte da dirgli a questa parte della tua personalità grazie, non devi più sorvegliare la mia porta di casa giorno e notte. E poi arriva sto boom, cos'è che non puoi più ignorare? Cioè, la verità che non puoi più ignorare è che tu sei fertile. Fertile di vita, fertile di possibilità, fertile di creatività, fertile di eros, fertile di abbondanza. Cioè, allora, ste carte si traducono così: hai acquisito potere, ma continui a vivere come se ti dovessi sempre difendere, quando invece sei pronta a creare. Questo è il passaggio iniziatico dell'eclissi, dalla sopravvivenza alla creazione. Cioè, vi rendete conto di quello che stanno dicendo, no? Queste 3 carte, le prime 3? Cioè, il problema non è più che tu non sei più abbastanza forte. Dice che sei talmente forte
ma stai ancora vivendo come quando non eri forte. E l'imperatrice dice: basta stare sempre in allerta per quello che potrebbe andare storto. C'è qualcosa che vuole nascere, fallo nascere. Cioè, l'eclissi qua, l'ombra non rivela solo ciò che deve morire, rivela ciò che è abbastanza maturo per venire al mondo. Cioè, ti schiaffeggiano quando escono. Vediamo che cosa l'eclissi viene a interrompere o a oscurare affinché tu possa liberartene. Strano, cioè abbiamo il diavolo. Praticamente ti mostra dove hai ceduto il tuo potere, hai dato il tuo potere a quello che vuoi, cioè a quello che desideri. Allora, sai dove hai ceduto il potere? Allora, dove hai iniziato a credere, e senza quella persona io non posso essere felice. Oppure senza quel risultato io non valgo una mazza. Oppure se questa cosa non accade, la mia vita non può andare avanti. Ecco, nel momento in cui credi questo, catena. Allora, vedi le catene che questo c'ha con questi? Ecco, allora. Questa eclissi può ancora oscurare temporaneamente la cosa alla quale sei legata o legato. E qua ritornano l'immagine astronomica che abbiamo già detto, cioè la materia si mette in mezzo, cioè qualcosa potrebbe non essere disponibile come prima, qualcosa potrebbe interrompersi o potrebbe allontanarsi o non rispondere o non andare secondo il progetto della mente. Quindi la prima reazione potrebbe essere: sto perdendo qualcosa. No! Ricordali la Francesca, no! L'eclissi ti dice: non è che stai guardando finalmente la catena che c'hai, non stai perdendo qualcosa, non è che stai guardando finalmente la catena. Allora, il tuo potere esiste già, però una parte di te continua a stare sulla difensiva, no? Mentre la vita vuole generarti. Ciò che deve interrompersi è il patto attraverso il quale tu hai consegnato il tuo potere a qualcosa fuori di te. Se non arriva quella cosa io non sono felice, quella cosa deve fermarsi. Cioè questa eclissi non viene a portarti via quello che desideri, viene a spezzare l'idea che tu abbia bisogno di quella cosa che desideri per essere intera o intero. Tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo, Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Devi agire per amore dell'azione. Perché all'anima non interessa che tu raggiungi o meno l'obiettivo, all'anima le interessa quanto impegno ci metti nel raggiungerlo. E se metti la fede in quell'impegno, la fede ripaga sempre. Ormai me lo scrivete a migliaia, quindi, perché io vi passo la mia esperienza. Quindi adesso io adesso voglio andare a vedere quale potere tu recuperi dentro quest'ombra. Andiamo a vedere allora come quinta carta quale potere nascosto tu recuperi dentro quest'ombra. Guarda, allora, ragazzi, 10 di denari, cioè, ma ti rendi conto? Tutto, la stabilità, tutto. Cioè, quale potere nascosto tu recuperi proprio grazie all'ombra? Hai il potere di generare una realtà prospera, solida, duratura, non soltanto avere qualche cosa, costruire qualcosa che rimane. No, no, c'è il 10 denari, ragazzi miei. Vi rendete conto di quello che sta succedendo in questa lettura, no? Cioè, prima te esce il diavolo con la catena, quello a cui hai consegnato il tuo potere, pensando: ah, senza questa cosa io non posso mai essere felice. E cioè, dentro quell'ombra, adesso chiediamo qual è il potere nascosto: 10 denari, abbondanza, stabilità, capacità di costruire, capacità di far prosperare qualcosa nel tempo, ma soprattutto la capacità di diventare tu stessa o tu stesso la fonte di ciò che continuavi a cercare fuori. Allora qua il diavolo ti ribalta, qua ci schiaffeggia e ti dice:
quella cosa possiede il potere di rendermi felice, no? Un progetto, una persona, quella cosa possiede il potere di rendermi felice. No, il 10 di denari te lo ribalta. No, no, guarda che quel potere è tuo. Cioè, se pensi senza quella persona io non sono felice, senza quel progetto io non sono felice. No, no, quel potere è tuo. Quella persona non possiede il tuo amore, oppure quel lavoro non possiede il tuo valore, oppure quel denaro non possiede la tua abbondanza. Oppure quel riconoscimento a cui stai ambendo mica possiede la tua realizzazione. Tu avevi proiettato lì una ricchezza che appartiene già all'anima tua. E allora l'eclissi oscura momentaneamente l'oggetto esterno affinché tu possa vedere la ricchezza che avevi depositato nell'oggetto esterno. Mi spiego? Cioè, ragazze, questa è una lettura non potente per l'eclissi. Ho sentito un movimento stratosferico nel fare questa lettura e dedicarmi a queste eclissi. Allora, l'eclissi è la restituzione del potere, il riassorbimento del reale, il ritiro della proiezione. Allora, cioè, quello che credevi di poter ricevere da fuori, questa eclissi viene a mostrarti che puoi cominciare a generarlo da dentro. Mi spiego? Che cosa può manifestarsi nella tua vita dopo questa eclissi? Che cosa può manifestarsi nella tua vita dopo questa eclissi? 4 di coppe. Questa è una carta interessantissima perché tu, allora ci sono due letture forti del 4 di coppe qua, ragazze. Allora, perché? Perché, allora, guardate, allora io se ci avessi i Rider Waite ce l'ho sotto nella stanza yoga. Allora, sai che nel Rider Waite c'è lui che ha le coppe davanti e poi una coppa che gli arriva dall'universo e lui non la vede, no? Allora, quella coppa che sta arrivando, il problema è che quell'uomo nella coppa che sta arrivando non la guarda. Questo è il punto dell'intera lettura. Cioè, dopo l'eclissi si manifesterà qualcosa che non corrisponde alla forma che la tua mente razionale aveva deciso dovesse avere la realizzazione. Ecco perché potresti inizialmente non riconoscerlo. Cioè tu magari stavi aspettando o quella persona o quel lavoro. Allora, se stai aspettando una persona arriva un'altra possibilità di quella persona lì. Non so se è la stessa o una forma diversa da come la volevi tu. Se stavi aspettando quel lavoro si apre una strada differente. Cioè, stavi aspettando che la vita ti desse esattamente ciò che avevi immaginato, arriva una coppa da una direzione che non avevi contemplato. Mi spiego? Fammi vedere se trovo le altre carte che c'ha quell'immagine, se no le immagini sono tutto. Guarda, trovo il 4 di coppe. 4 di coppe dove sta? Mo le stavo ribattendo queste, che c'entra? Non devi battere, trovi il 4 di coppe. Allora, arriva qualcosa da una strada che tu non ti aspetti, non la stavi contemplando proprio. Te lo faccio vedere, dai, trovati 4 di coppe, dai. Dove stai 4 di coppe? Eccolo, guarda. Vedi? Qua lei sta contemplando queste coppe qua, non si accorge che qua sta arrivando quella cosa. Però non corrisponde alla forma che la tua mente ha deciso che si dovesse realizzare quella cosa. Cioè in merito a quello che stai pensando che non stava andando, si apre una strada differente, ok? Una coppa da una direzione che non avevi contemplato. E qua è stupendo perché torna il diavolo, perché il diavolo dice la mia felicità deve arrivare attraverso quella cosa. Il 4 di coppe arriva e ti dice guarda che la vita c'ha un'altra coppa per te. Quindi il diavolo restringe, no? Deve essere lui per forza, deve essere lei, oppure deve accadere così come dico io. Il 4 di coppe ti apre una crepa nella previsione della mente, ti dice forse quello che desideri sta arrivando veramente, ma non nella forma attraverso cui avevi deciso, ok? Allora il vero rischio dopo queste eclissi non è che non accada nulla, è non riconoscere ciò che accade perché stai ancora guardando le 3 coppe vecchie.
Cioè, attenzione ragazzi miei ragazzi, perché sta carta contiene una profezia pazzesca. Dopo queste eclissi arriverà qualcosa che inizialmente tu non riconoscerai come un dono. Allora ricordatevi questa lettura. Quando nei giorni successivi a queste eclissi, o anche nelle settimane, arriverà qualcosa di insolito, perché l'eclissi non si ferma qui, no? Va nelle settimane, nei giorni. Allora, quando arriverà qualcosa di insolito, qualcosa che non avevi programmato, qualcosa che ti farà dire ma non era proprio quello che pensavo, fermati, guardate la coppa, perché è proprio là che il tuo 10 di denari sta cercando un modo per raggiungerti. E guarda che la coppa arriva da una mano che emerge da una nube, ok? Dall'invisibile, dopo l'eclissi, nella quale la luce abituale viene meno. Ciò che può manifestarsi arriva proprio da ciò che ancora tu non stai vedendo. Quindi la sequenza è in questo modo. Il diavolo dice lo voglio così, esattamente così. L'eclissi oscura quella forma lì, il 10 denari, cioè recuperi il potere che avevi proiettato lì, e il 4 di coppe ti dice che la vita può finalmente offrirti qualche cosa che la tua vecchia ossessione non ti permetteva nemmeno di vedere. Ho capito perché mi sono tanto impuntata su ste eclissi. E ho sentito un richiamo strabordante. Allora andiamo a vedere, abbiamo messo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, settima carta. Qual è il gesto concreto con cui puoi cooperare con queste eclissi? Perché noi facciamo tarologia co-creativa. Qual è il gesto concreto con cui puoi cooperare con queste eclissi? Questa carta ci dirà esattamente che cosa fare davanti a quella coppa quando arriva. Due di bastoni. La vedete, no? Due di bastoni. Abbiamo lei, bellissima, su una nave, con il mondo nelle mani. Scegli la direzione. Allora, scegli la direzione. Che cosa vuol dire questo due di bastoni? Scegli un nuovo orizzonte, dove dirigere il tuo fuoco. Allora, fammi riprendere sta coppa che qua si vede meglio, ok? Allora, ricordate la coppa che arriva. Il gesto del mago qua tuo non è semplicemente aspettare che sta coppa arriva, è diventare disponibile a una possibilità che prima non avevi previsto. Allora il due di bastoni ti chiede di smettere di guardare soltanto nella direzione nella quale hai sempre guardato. Qual è sta direzione dove hai sempre guardato? Deve essere assolutamente come dico io. Devo ottenere proprio quella cosa, così è specifica, deve succedere proprio in quel modo, deve essere proprio quella persona. Il due di bastoni prende questa fissazione, ci dà uno schiaffone e apre l'orizzonte. Guarda che se ci fosse un'altra strada, cioè libera il desiderio dalla forma obbligatoria che la mente razionale gli aveva imposto per non fartelo realizzare, ok? Questa è co-creazione. Tu puoi dire alla vita, no? Come vi insegno sempre, sempre, allora, questo è ciò che voglio, che desidero vivere, ma non pretendo di conoscere in anticipo l'unica forma attraverso cui questa cosa mi deve arrivare. Ok? Allora, ragazze mie, vi chiedo di prendere il quaderno adesso, oppure magari ti dico il vostro quaderno rituale, e scrivi. Qual è, anche sotto me lo puoi scrivere, l'importante è poi te lo riporti sul quaderno. Qual è la forma alla quale sei ancora incatenata o incatenato? Tipo, può essere una persona, può essere un risultato che vuoi ottenere, può essere un'idea alla quale sei aggrappato, oppure una modalità attraverso cui tu hai deciso che debba arrivare la tua felicità. Qual è la forma alla quale sono ancora incatenata o incatenato? E sottoscrivi. Prima scrivi qual è questa forma, poi sottoscrivi. Se smettessi di decidere come deve arrivare quella cosa, quale nuovo orizzonte sarei disposto a guardare?
Cioè non mi devi dare mo una risposta, devi semplicemente aprire il secondo bastone, prenderlo in considerazione. Cioè scegli di guardare verso un nuovo orizzonte. Perché questa eclissi non viene a illuminare il tuo destino, viene a oscurare per un istante l'unica strada attraverso cui tu credevi di dover raggiungere il tuo destino affinché tu possa finalmente vedere le altre strade. Wow! Allora, e poi dite questa formula psichica: io prendo ferma risoluzione di liberare il mio destino dalle forme a cui l'ho incatenato. Io prendo ferma risoluzione di restituire alla vita il modo, la strada e il tempo. Io prendo ferma risoluzione di aprire lo sguardo al nuovo orizzonte. Il mio potere ritorna a me e da questo momento coopero con la vita. Ho fede nella vita. Basta. Ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo altro. Non aggiungo altro. Non aggiungo altro, ragazzi miei, ragazzi. Fate le pratiche, mi raccomando. L'imperatrice, il viaggio erotico degli arcani, rituale della fiamma potentissimo, perché vi porta da sole a sciogliere questo, ok? Quindi io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.